Inutile girarci attorno e fare miracoli. Quando stiamo cantando e registrando la nostra voce, dobbiamo sentire bene nelle cuffie, dobbiamo essere comodi, perché se sentiamo male, cantiamo male. Magari siamo abituati dal vivo con l'impianto a tutto volume, con un microfono dinamico appiccicato alla bocca e magari anche con una marea di effetti, che certe volte sembriamo anche il Papa in piazza San Pietro, però comunque è comodo per cantare, soprattutto anche con il feedback dell'ambiente. Poi però arriviamo in studio, ci mettiamo davanti ad un microfono appeso, ci mettiamo le cuffie e scappa via tutto. Urliamo, tendiamo magari a sussurrare un po' troppo, non riusciamo ad intonare bene la voce, o magari ci va via la voce più velocemente e tante volte non riconosciamo neanche più la voce registrata sul computer. Insomma, praticamente non capiamo cosa cavolo stia succedendo. Fino a 15 minuti fa cantavamo perfettamente, adesso siamo i più asini della stanza. È che sentiamo male in cuffia, e se sentiamo male cantiamo male. E allora cosa possiamo fare per sentirci meglio in cuffia quando stiamo cantando e registrando? Come possiamo essere più comodi? Provo a darvi qualche consiglio che uso anch'io qui in studio quando sto registrando e che a me funzionano abbastanza bene. Partiamo dal primo, che vi ho detto già in un altro video tempo fa, ma forse a qualcuno è scappato. Il bilanciamento della base e della voce in cuffia. Dobbiamo bilanciare bene il volume della base e della voce in cuffia perché è una questione personale, un gusto personale. A qualcuno piace sentire un pochino più la voce, a qualcun altro un pochino più la base. E poi comunque dipende anche dalla canzone. A volte magari stiamo cantando una canzone alla Whitney Houston maniera dove urliamo e magari avere la voce troppo forte in cuffia ci potrebbe far tirare indietro la voce, ci potrebbe far sussurrare un pochino o magari rimangiarci un po' la voce e quindi stancarci anche un pochino, o il contrario, se magari non sentiamo troppo la voce tendiamo ad urlare di più, tendiamo a spingere di più e comunque in tutti e due i modi non riusciremo a cantare bene. Dobbiamo bilanciare secondo quello che a noi piace perché dobbiamo essere comodi nel cantare, anche perché questi volumi poi non saranno i volumi che andranno in registrazione, questi sono solo per noi, quindi facciamo i nostri volumi in cuffia per bene prima, così poi non ci sgoliamo nel cantare e riusciamo a cantare bene, riusciamo ad ascoltare bene. Quindi se sentite la base magari un pochino bassa l'alzate, secondo i vostri gusti chiaramente, se sentite la voce troppo forte la abbassate. Ovviamente ogni tanto qualcosa abbassatela, non fate che alzate sempre tutto perché a un certo punto altrimenti vi ritrovate il driver delle cuffie incastrato nel cervello per il troppo volume. Quando poi sentite veramente bene e tutto funziona perfettamente, a quel punto allora potete dare il massimo e tirare fuori tutta la voce che volete. Secondo consiglio, il riverbero in cuffia. Non possiamo cantare così a secco, ci vuole un po' di riverbero in cuffia, un po' di effetto, altrimenti non riusciamo a cantare. E comunque quel riverbero è per voi, è per ascoltare voi, per sentirvi bene, per sentirvi comodi. Non è poi il riverbero e l'effetto che andrà sulla canzone, quello lo si farà dopo. È un effetto solo per voi, quindi scegliete l'effetto che più vi piace, perché il riverbero ci aiuta a sentirci in un ambiente e non completamente staccati dalla canzone, anche perché il microfono ce l'abbiamo praticamente a 10 cm dalla bocca, quindi non ci può essere l'ambiente. E per chi volesse farlo da solo e non sapesse come si fa, adesso ve lo faccio vedere sul computer. Chiaramente adesso che andiamo a fare questa cosa ci troveremo davanti all'inevitabile problema che è la latenza, cioè il ritardo che ci mette il computer a processare la nostra voce e rimandarcela indietro, cioè significa che quando poi cantiamo al microfono sentiremo la voce in ritardo, che ovviamente non è un granché da sentire, a meno che abbiate una scheda con i DSP interni o un mixer esterno, ma nel nostro caso facciamo tutto con il computer, quindi se hai una scheda audio con i DSP interni o un mixer questa parte non ti serve. Invece per tutti gli altri vi consiglio un workaround, un escamotage, un espediente a questa cosa, in modo da sentire il suono direttamente nelle cuffie senza ritardo. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire il software della nostra scheda audio, quindi il mixer. Nel mio caso in questo momento sono con la ID14 della Audient e qui vediamo che abbiamo tutti i canali a disposizione ed infatti vediamo già che si alzano alcuni volumi perché al primo è attaccato la T2020 dell'Audio-Tecnica, mentre al secondo ci ho attaccato questo dinamico, il XM8005 della Behringer, che adesso ovviamente non si sente, ma questi volumi sono appunto per noi, non quelli di registrazione, e quindi alzando questi noi possiamo ascoltare il segnale della voce direttamente dalla scheda audio. Adesso infatti sentiamo il segnale della voce che arriva. Questo segnale arriva direttamente dalla scheda audio
direttamente nelle nostre cuffie e non passa per il computer. Così noi prendiamo il segnale alla fonte e non poi del computer. Ma come facciamo ad avere il riverbero? Andiamo su Cubase. La prima cosa da fare è aggiungere 2 tracce audio. Io ovviamente sono su Cubase, poi voi lo farete sul programma che usate sempre. Aggiungiamo 2 tracce audio, mono ovviamente perché il microfono è mono. Aggiungiamo adesso la traccia con il riverbero ed usiamo solo il riverbero per un motivo molto semplice, perché il riverbero non ha un attacco definito preciso, quindi anche se ci sarà un pochino di ritardo non succederà nulla. Aggiungiamo la traccia. A questo punto, con le tracce lì attive, ovviamente assicurandoci che l'ingresso delle tracce sia sempre lo stesso microfono, e cioè nel mio caso mono in 2, andiamo sulla prima traccia e qui assegniamo normalmente il riverbero nel primo aux, Revelation, quello che abbiamo caricato, lo accendiamo e attiviamo il monitoring, cioè quindi dobbiamo ascoltare questa traccia. Nel mio caso è questo, anche un po' troppo riverbero, passiamo un pochino. Ovviamente, se ci fate caso, sentiamo 2 suoni, perché in effetti stiamo ascoltando questo microfono ma anche quello che torna dal computer, quindi la somma dei 2 suoni, chiaramente uno in ritardo sull'altro. Quello che facciamo adesso è abbassare tutto il volume di questo canale, in modo che non si sente più niente, e assegnare l'aux in pre-fader, cioè prima del volume. A questo punto sentiamo il riverbero e quindi praticamente stiamo ascoltando la nostra voce, che ci arriva direttamente dalla scheda audio, più il riverbero, che possiamo ovviamente anche controllare, perché possiamo abbassare anche un pochino perché in effetti è ancora troppo, e qui abbiamo il riverbero. Questa traccia ovviamente sarà solo per ascolto per noi, perché per registrare useremo appunto l'altra che abbiamo fatto, quindi nel momento in cui andiamo a registrare, registreremo sull'altra, adesso sto registrando sull'altra, ma ascolto il riverbero della prima, così nel momento in cui riascolto il microfono registrato potrò già avere gli altri effetti oppure semplicemente niente, ascoltare direttamente il microfono così nudo e crudo. Ma adesso finalmente posso cantare con il riverbero in cuffia e godermela totalmente. I was born by a river in a little tent. Il terzo consiglio invece è che possono essere proprio le cuffie che state indossando che non vi piacciono. Magari non vi piace il suono, non vi piace il feeling. Forse sono le cuffie che avete trovato in studio e avete indossato quelle. O magari è l'unico paio di cuffie che avete messo quelle e via. Perché il suono delle cuffie e il feeling che hanno le cuffie fanno veramente tanto. Perché se non siamo comodi a cantare, se non siamo comodi anche fisicamente, torniamo al punto 1. Io ad esempio quando registro la mia voce sto cantando e a volte uso queste Superlux 681AF o magari anche le DT770, non mi trovo bene per i miei gusti perché sono troppo chiare, sono troppo in faccia, sono troppo aperte e quindi tendo a tirare indietro la voce, tendo a scurire, non riesco ad intonare, mi stanco più facilmente, mentre metto via queste, mi rimetto su le mie solite Philips da 20 euro o al massimo le K240 della KG e tutto funziona perfettamente. Non sempre ovviamente, perché non è sempre colpa delle cuffie. Quindi magari provate anche varie cuffie, quelle che vi piacciono di più a livello sonoro, quelle che vi fanno sentire meglio a livello di feeling, che vi fanno sentire più comodi quando registrate e portatevele sempre dietro quando andate a registrare, un po' come fareste anche con qualsiasi altro strumento tipo una chitarra, una tastiera, una batteria. Quindi prima di iniziare a registrare questa voce c'è tutta la preparazione, bisogna aggiustarle prima queste cuffie, specialmente quando non siete neanche voi stessi a registrare. Dobbiamo parlare prima, dobbiamo comunicare, così poi finalmente è tutto molto meglio, per tutti, mica solo per noi. E se qualcuno vi dice qualcosa, voi insistete perché siete voi che state cantando, e se c'è qualcosa che esce male, la faccia ce la mettete voi, e ce la mettete anche quando qualcosa è mixato male, anche se in quel caso non è sempre colpa vostra, ma chi canta siete voi. Spero che questo video comunque abbia aiutato qualcuno di voi che non si sente ancora troppo comodo a registrare in cuffia e se siete tra quelli date una bella botta al like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così noi ci vediamo anche la prossima volta. Ciao da Red.